Ciao a tutti e benvenuti oppure ben ritrovati sul mio canale. Per quelli di voi che non mi conoscono, ciao, io sono Giuliana, pubblico nuovi video ogni lunedì e venerdì, perciò se non l'avete ancora fatto iscrivetevi per non perderne nessuno. Detto questo, veniamo al video di oggi che, come avrete capito dal titolo, è un video empties, ovvero un video nel quale vi mostro tutti i prodotti che ho terminato nel corso degli ultimi mesi. Quella degli empties è una serie che propongo già da un po' sul mio canale, credo che questo sia il 9° o il 10°, non ricordo. Per quelli di voi che non sanno di cosa si tratta, ve lo spiego molto brevemente. Vi mostrerò appunto i prodotti che ho terminato, condividendo anche una piccola recensione, quindi facendovi sapere se mi è piaciuto molto, appena o poco, e se ho intenzione oppure li ho già ricomprati, o nel caso contrario se invece non li comprerò mai più. Detto questo, non ricordo quando è stato l'ultimo video degli empties, ma credo un po' di tempo fa, perché nella mia scatola ci sono 1,5 milioni di cose, quindi direi di non perdere troppo tempo nell'introduzione e di cominciare immediatamente. Vi dico subito che non ci sarà nessun filo logico, preleverò i vari prodotti in modo assolutamente random e casuale. Cominciamo dal primo, il Rose Cleansing Foam della Fresh, un detergente per il viso molto delicato e con una formulazione particolare. Mi è piaciuto alla follia. L'unico problema, l'avrei già ricomprato, è che la Fresh è praticamente introvabile in Italia e anche online non spediscono, almeno questo è quello che io so, quindi dovrò aspettare il mio prossimo viaggio in Inghilterra o in America. La particolarità di questo detergente viso è che nella confezione si presenta sotto forma di liquido, ma poi quando lo si usa effettivamente si trasforma in una sorta di schiuma leggerissima, è delicato, ha questa profumazione alla rosa che mi fa impazzire e deterge a fondo senza seccare la pelle, quindi a mio avviso consigliatissimo. Io l'ho utilizzato centellinandolo principalmente la sera dopo aver rimosso il trucco, per andare proprio a togliere anche gli ultimi residui, e mi è piaciuto, come l'ho già detto 20 volte, alla follia, quindi pollice su senza ombra di dubbi. Prossima cosa che mi capita sotto mano, un fondotinta della By Terry, il Light Expert Click Brush. Anche questo è un prodotto abbastanza particolare perché, come vedete, ha il pennellino incorporato. Cliccando, click brush proprio per questo, sulla parte posteriore il prodotto esce e poi lo si applica direttamente. È un fondotinta con una coprenza media, ma è ottimo per i ritocchi, quindi se verso il pomeriggio il vostro trucco non è perfetto e volete un ritocchino veloce, questo fondotinta è, credo, proprio studiato per questo genere di applicazioni on the go. Illuminating Flawless Foundation Brush, quindi illuminante e nasconde però anche le imperfezioni. Non so se la By Terry è venduta in Italia, credo di no, forse si può acquistare online, se non sbaglio si può acquistare sul sito inglese Space NK. Io di solito la compro o in Inghilterra o in Francia, dove invece la trovate anche da Sephora. Non l'ho ancora ricomprata, ma potrei ricomprarla. Sui fondotinta sono un po' più mi piace provare cose diverse, quindi non lo so ancora. Prossimo prodotto, come vedete è proprio random, una maschera per il viso, di quelle che sono vendute in esclusiva da Sephora. Il brand è coreano e si chiama Etang, e sono quelle maschere che credo di avervi fatto vedere anche in un video dei preferiti, che si presentano sotto forma di polverina, si aggiunge dell'acqua, si mischia, si stende sul viso, la si lascia asciugare e la maschera si trasforma in una sorta di silicone, di plastica, che poi si rimuove appunto tirandola via dalla faccia. Ce ne sono diverse, questa è quella al carbone, charcoal, che quindi va a esfoliare, equilibrare l'idratazione, togliere l'eccesso di sebo e nutrire la pelle. Ce l'ho fatta a tradurla dall'inglese o dal francese, cioè sono in queste due lingue. In ogni caso mi è piaciuta, anche se l'ho trovata un po' troppo laboriosa. Preferisco che le mie maschere siano un po' più veloci e che non richiedano tutta questa preparazione, però se volete provare una maschera un po' diversa le trovate da Sephora. Prossimo prodotto, crema da giorno per il viso, la Time Defying Cream della Dr. Brandt, che fa parte della linea DNA o Do Not Age.
Mi era piaciuta, credo di averla inserita anche tra i preferiti dell'anno scorso a un certo punto. L'unico aspetto un po' negativo è che costa abbastanza. Vi ricordo che come ogni volta non dirò prezzi perché ho una pessima memoria, ma sul mio blog troverete il link a tutti questi prodotti e quindi potrete saperne molto di più. L'unico aspetto negativo, dicevo, è che costa abbastanza cara, ma la confezione è gigantesca, per poi scoprire che invece quella effettiva, cioè l'effettiva quantità di prodotto, non è poi così tanta. Io avrei fatto una confezione un po' meno pretenziosa. Detto questo, era una buona crema da giorno con effetto anti-età che forniva anche una buona idratazione. Non l'ho più ricomprata, sono passata ad altro e non so se la ricomprerò. Restando in tema, e la vedo già da qua, prendiamo anche questa che è la versione per il contorno occhi, la Triple Peptide Eye Cream, sempre della Dr. Brandt. Qui la confezione è un po' meno pretenziosa e quindi mi dà anche l'impressione che ci sia un po' più di prodotto. Mi era piaciuta molto, era una buonissima crema per il contorno occhi, si assorbiva in fretta, molto idratante e anche in questo caso non l'ho ancora ricomprata perché ho provato altro. Sulle creme per il viso e per il contorno occhi mi piace un po' sperimentare finché non ne trovo una che veramente mi conquista e allora poi rimane un punto fisso. Questa mi era piaciuta molto, ma forse non abbastanza da ricomprarla. A dimostrazione del fatto che mi piace cambiare spesso le creme per il viso, ne ho almeno altre 3. Partiamo con questa della Fresh, la Lotus Preserve, la Lotus Youth Preserve Face Cream with Super 7 Complex. Ricordo di averla messa tra i miei preferiti e infatti mi era piaciuta moltissimo. È una crema da giorno anti-età, idratante, che va però anche a uniformare l'incarnato e a levigare le rughe, anche se, come dico ogni volta, i miracoli non esistono. La profumazione era molto fresca, si sente ancora, sa leggermente di cetriolo secondo me, anche se non ho assolutamente idea se sia fra i componenti. Sì, mi è piaciuta molto, però anche in questo caso non l'ho ricomprata perché ricomprare la Fresh è molto complicato in Italia, ma quando tornerò, e spero che succeda presto, perlomeno a Londra, un giro al counter della Fresh non me lo leva nessuno. E sempre dello stesso brand dello stesso brand, ho preso anche la crema Ancien Soft Cream, che è uno dei loro best seller. Mi è piaciuta, sono stata indecisa a dicembre se inserirla oppure no tra i miei preferiti e credo che alla fine non l'ho inserita perché è molto ricca, una crema dalla texture estremamente particolare, quindi molto ricca, molto densa, molto idratante. Non posso dire niente di male su questa crema, se non che la confezione è veramente piccina e l'ho usata fino alla fine perché appunto mi è piaciuta, ma forse non abbastanza da inserirla tra i preferiti e non so se la ricomprerei nonostante sia uno dei loro best seller. De Gustibus. Vediamo se trovo l'ultima crema. Eccola qua. Non sarà una sorpresa perché la mia fidatissima Repair Wear della Clinique, la crema notte che più amo in assoluto, ve ne ho già parlato 1000 volte credo in altrettanti video. Per farvela breve, mi piace perché ha una consistenza quasi in gel, quindi molto leggera, assolutamente idratante, piacevolissima da utilizzare, si assorbe in un attimo e ha appunto questa... è formulata per tonificare, revitalizzare e riparare la pelle e secondo me sono 3 principi fondamentali soprattutto per una crema notte perché aiuta appunto la naturale rigenerazione della nostra pelle che normalmente avviene proprio mentre dormiamo. Già ricomprata e la sto ancora utilizzando, quindi pollicioni su a tutto andare. Peschiamo un altro prodotto a casa, questa volta è una crema mani della Tony Moly che come vedete è a forma di bananina morbidosa. Mi è piaciuta, è alla banana, quindi profumava di banana, ma di banana quelle tipo i Big Bubble o le gomme da masticare, quindi quei profumi molto chimici. Ciò nonostante mi è piaciuta. Tony Moly è un brand coreano, se non lo conoscete fate un salto da Sephora perché credo che sia venduto lì in esclusiva.
La particolarità è che tutti i packaging sono originalissimi e super carini, un po' ingombrante da tenere in borsa, non l'ho più ricomprata, non so se la ricomprerei. E visto che siamo in tema di crema per le mani, un mio grande classico con un capello volante attaccato, la crema mani della Body Shop. Se mi seguite saprete che ho una passione per le creme mani e in generale per la linea corpo di Body Shop. Questa è quella alla fragola che ho utilizzato fino alla fine, mi piacciono molto, soprattutto queste piccoline sono perfette da portare in borsa e trovo che abbiano sempre un ottimo rapporto qualità-prezzo. L'ho già ricomprata ogni volta che cambio la fragranza per variare un po', in questo momento non ricordo assolutamente quella che sto usando. Poi un altro prodotto che non c'entra assolutamente niente col precedente è questo, un prodotto per capelli ed è un siero della John Frieda, il Frizz Ease. Un siero anticrespo e anche termoprotettivo. Io lo utilizzo perché spesso quando arriccio i capelli dopo rimangono super elettrici, e quindi ne prelevo qualche goccia perché è una sorta di gel oleoso. Lo sfrego fra le mani e poi lo passo sui capelli e sulle punte per togliere un po' il crespo, e l'ho già ricomprato perché è un prodotto che mi piace tantissimo. Che altro? Maschera per gli occhi della Rexaline, anche questa è comparsa in diversi dei miei video, ve ne ho già parlato. Sono dei patch in tessuto dentro un blister, non so se lo vedete. Il liquido da una parte si schiaccia, il liquido passa sul blister, lo imbeve, dopodiché lo si applica sul contorno occhi, lo si tiene in posa mi sembra per 15-20 minuti, vediamo se è vero, per 15 minuti, e poi lo si rimuove ed è molto idratante, effetto antietà, carissima, cara come il fuoco, però secondo me fa una discreta differenza e infatti l'ho già ricomprata. Mi sa che devo andare un po' più veloce perché c'è ancora una montagna di roba. Restiamo sul tema maschere, ne ho una serie in tessuto, due sono della Sephora. Questa è per il contorno occhi ed è all'orchidea ed è anti-età e calmante, smoothing vuol dire lisciante, scusate. Questa è invece per il viso ed è la Lotus Mask, idratante e calmante, questa soothing. Poi ne ho due di questo nuovo brand che ho trovato prima di Natale da Sephora, Dr. Jart, credo sia sempre coreano ma non ne sono sicurissima. Sì, made in Corea, non mi sbagliavo. Sono delle maschere in tessuto, più che tessuto mi sembra si chiami idrogel, vediamo se sì, idrogel, quindi sono una sorta di plastica morbida semitrasparente. Il concetto però è lo stesso delle maschere in tessuto. Ho preso questa che era tonificante e questa che era anti-età, mi sono piaciute molto e non le ho ancora ricomprate, ma credo che al prossimo giro da Sephora ne comprerò, se non queste magari delle altre, per provare un po' tutta la gamma. Poi scrub della Body Shop, un po' semidistrutto perché è stato in doccia per un bel po' di tempo. Fa parte della linea Spa of the World, che è ve l'ho già detto credo in altri video, la linea leggermente più alta rispetto alla classica gamma Body Shop. Questo era il Dead Sea Salt Scrub, quindi lo scrub col sale del Mar Morto, l'ho detto bene, sì. Mi è piaciuto molto, aveva non c'è più niente, ogni volta insisto nel voler aprire queste confezioni sapendo che sono vuote, molto bene. Mi è piaciuto molto, aveva la perfetta consistenza, quindi esfoliava ma senza irritare la pelle. La profumazione che invece potevo sentire è molto da spa, quindi molto elegante mi viene da dire. Consigliatissimo, ce ne sono anche altri. Ho questo ciuffo che mannaggia, ce ne sono anche altri nella linea Spa of the World, tutti ottimi. Ne avevo provato anche un altro, adesso non mi ricordo assolutamente, no, non me lo ricordo, però se vi capita di fare un salto da Body Shop oppure se volete controllare il loro sito vedrete che hanno anche altre proposte. Io ve le consiglio. In questo momento sto usando un altro tipo di scrub, ma prima o poi so già che lo ricomprerò. Ok, restiamo in tema corpo perché ho due prodottini top di gamma. Uno è questo, che è l'Almond Coconut Milk Soufflé Body Creme della Laura Mercier, un brand che mi piace tantissimo. Mi piacciono i trucchi, mi piacciono anche i prodotti per il corpo, però carissimi, top di gamma. Questa crema aveva una consistenza spettacolare,
morbida, si assorbiva in un secondo e poi lasciava questa profumazione appunto alla mandorla e al latte di cocco, molto dolce ma non nauseante. Quindi diciamo che se non vi piacciono le fragranze troppo dolci forse non fa per voi, io invece le adoro e questa mi ha conquistata. Infatti spettacolo, mi fa pensare immediatamente alla spiaggia d'estate quando si stendono quelle creme solari che hanno quell'odore di cocco che a me piace alla follia. Non l'ho ancora ricomprata perché anche in questo caso ne sto utilizzando altre, però se cercate una buonissima crema corpo, quelle di Laura Mercier valgono veramente la spesa. E restando in tema di cose carissime, ho anche questo olio per la doccia della Jo Malone, un prodotto molto particolare che vi dico subito mi è piaciuto tantissimo. Ho già ricomprato in un'altra profumazione. Questo era Lime, Basil and Mandarin, quindi lime, basilico e mandarino. Come sempre Jo Malone fa delle fragranze con degli abbinamenti sulla carta improbabili, ma poi invece nella realtà spettacolari. Questo è molto elegante e leggermente maschile per i miei gusti. L'altro che ho preso, che dovrebbe essere Blush Suede, forse un po' più dolce, forse più adatto a me. Comunque veniamo alla descrizione del prodotto. È un olio per la doccia, quindi si usa al posto del doccia schiuma, molto idratante, lascia la pelle morbidissima con questa fragranza che perdura anche dopo essere usciti dalla doccia. Io me ne sono innamorata e praticamente negli ultimi mesi non ho utilizzato altro, infatti come vi ho detto l'ho già ricomprato e sto utilizzando lo stesso prodotto in un'altra fragranza, carissimo come tutto quello che viene prodotto da Jo Malone, però consigliato. Forza e coraggio, 2 prodotti per i capelli che vi faccio vedere insieme, anche se sono 2 prodotti completamente diversi, ma cerchiamo di ottimizzare. Questo è uno shampoo secco della Toni & Guy che ho preso quest'estate in Inghilterra un po' a caso, ma che mi è piaciuto tantissimo. Non c'è molto da dire, ottimo shampoo secco, non lascia residui bianchi nei capelli, assorbe il grasso in eccesso e ha anche un'ottima profumazione che sa di parrucchiere, quindi l'odore che hanno i vostri capelli quando lasciate il parrucchiere. Questo invece è uno spray texturizzante della Oribe, che non so mai come si legge, ma io lo leggerò Oribe. Anche in questo caso è un prodotto carissimo, un brand top di gamma. Mi piace però un sacco, l'avrei spruzzato ma è finito, non riesco a farmelo entrare in testa che questi prodotti sono finiti. Texturizzante, quindi si spruzza nei capelli e gli dà un po' più di volume e un po' più di consistenza dello spray texturizzante che più mi piace in assoluto. L'ho già ricomprato anche perché quando ho comprato questo ne ho immediatamente comprato anche un backup perché non so bene dove acquistarlo in Italia. Credo che si possa però sempre acquistare sul sito inglese di Space NK, dove vi costerà un po' di più perché si paga in sterline e in più ci sono le spese di spedizione, quindi non so se ne vale la pena, però io ve l'ho detto. E adesso veniamo a qualche prodottino di make up. Partiamo con il mio fondotinta preferito di tutti i tempi, il Make Up Forever Matte Velvet Plus Un fondotinta in crema, mi piace molto perché ha un'ottima coprenza ma un finish abbastanza naturale, è opaco ma non eccessivamente opaco e dà delle colorazioni, o perlomeno quella che scelgo io che è la 35, che secondo me è quella che si adatta meglio alla mia pelle. L'ho già ricomprato anche se lo alterno con altri fondotinta perché ho sempre la speranza di trovare quello che perfetto, che possa eguagliarlo per avere anche un po' più di scelta. Comunque già ricomprato. Poi correttore della Maybelline, l'anti-age, il cancella età. Ve ne ho parlato anche di recente perché me ne sono reinnamorata, infatti l'ho finito. Ha la spugnetta in cima che è molto molto contemporanea, copre qualsiasi cosa, pazzesco, lo trovate anche al supermercato e il rapporto qualità-prezzo secondo me è imbattibile. Poi un'altra sorta di correttore, anche se non copre assolutamente nulla, è più un illuminante della Dior, lo Skin Flash. Questo è un prodotto che mi ostino a ricomprare, anche se è decisamente caro e poi appunto come correttore è pessimo, ma mi piace
da utilizzare sotto, appunto sulle occhiaie fondamentalmente, perché dà una botta di luce e mi sembra che le nasconda un po'. È fatto in questo modo, ha il pennellino da una parte e poi dall'altra c'è una sorta di rotella che si gira, il prodotto esce, lo si stende, lo si uniforma e il gioco è fatto. Carissimo, nonostante questo io l'ho già ricomprato, ma mi sa che la prossima volta salto, quindi non so se ve lo consiglio. Poi abbiamo quasi finito, quasi finito. Una matita per il contorno occhi, non so perché giro, perché come al solito è finita, della Stila. Questa l'ho comprata 1 milione di anni fa, o forse 2, come Ryu. Mi è piaciuta, sì, niente di sconvolgente. Forse la cosa che mi è piaciuta di più è che appunto aveva anche in questo caso un meccanismo a rotellina che quindi faceva uscire la punta della matita e non andava temperata, che è una cosa che detesto, e poi era molto morbida e molto scrivente, quindi perfetta anche per fare un po' un effetto smoky. Detto questo, non l'ho ricomprata. Penultimo prodotto per le sopracciglia, il Brow Lift, è mezzo cancellato ma mi sembra che si chiami il Brow Lift, di Charlotte Tilbury, un brand inglese introvabile in Italia, a meno che non lo acquistiate da Selfridges, che fa vendita anche online e spedisce in Italia. Mi è piaciuto tantissimo, da una parte ve l'ho già fatto vedere credo altre volte, da una parte ha la spoletta, credo si chiami, per pettinare le sopracciglia, da questa parte invece girando esce il prodotto, molto naturale, esiste in credo 3 colorazioni. Io ho preso Cara, che è il più scuro ed è ispirato a Cara Delevingne, le altre mi sa che sono ispirate forse a Grace Kelly e a Brooke Shields, non ne sono sicurissima, però consigliatissimo, lo sto usando, l'ho già ricomprato e lo sto usando tantissimo, consigliatissimo, tantissimo. I superlativi sul mio canale si sprecano. Ultimo prodotto, evviva, anche perché non ho quasi più voce, balsamo labbra della By Terry, un prodotto top di gamma ma che vale ogni singolo centesimo. Lo uso ormai da, mi viene da dire 3 anni, forse 2-3 anni, tutte le sere, assolutamente idratante, pazzesco, rende le labbra morbide e vellutate. La mattina quando mi sveglio le sento ancora ammorbidite, il che non è niente male. È alla rosa ed è uno dei loro best seller in generale. Hanno fatto, se non sbaglio, quest'anno tutta una linea, quindi hanno incrementato la linea alla rosa perché è una delle più vendute. Non so se si può acquistare in Italia se non tramite il sito inglese. Se capitate in Francia invece lo trovate anche da Sephora, come ho già detto anche per il fondotinta che è della stessa marca. Io lo adoro, l'ho già riacquistato, anzi di solito ne acquisto direttamente 2 perché usandolo tutte le sere dura a lungo, ma poi finisce sempre che non ne ho più nel momento in cui non mi è facile acquistarlo. Yeah, ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati alla fine di un video dei prodotti finiti, probabilmente infinito, Comunque, se siete arrivati fino qua, complimenti. Facciamo un giochetto: se siete arrivati fino qua e siete ancora con me, commentate qui sotto gliel'ho fatta e io sicuramente vi metto un mi piace al commento, perché bravi, complimenti. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Vi ricordo che come ogni volta sul mio blog troverete la lista di tutti questi prodotti con i link diretti per avere più informazioni o casomai voleste acquistarli quando possibile, e l'indirizzo del mio blog è nella info box qui sotto. Se questo video vi è piaciuto, cliccate mi piace, questo ve lo ricordo sempre, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, non c'è altro, vi saluto, vi mando il mio solito bacione e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!